Raggiungere la principessa Daisy è un'impresa impossibile? Ecco come realizzare il tuo sogno. Siamo nel 1990, quando Super Mario Land invade il mondo del Game Boy. Io ricordo con tenerezza il viaggio di Mario, per trovare e salvare la principessa. Eh sì, perché anche se lo scopo di Mario è chiaro e semplice, il viaggio è comunque tortuoso e complicato. E nella vita è sempre così. Quando fai un piano, a livello teorico funziona tutto alla perfezione, ma quando è ora di metterlo in pratica diventa tutto un casino. Quindi questo video è rivolto a te, che hai già un chiaro obiettivo in testa o un sogno che vuoi realizzare e hai solamente bisogno di una strategia, di un metodo per raggiungerlo. Se invece il tuo sogno o il tuo obiettivo sono ancora un po' vaghi, puoi scaricare il manuale Open World che trovi qui in descrizione. Comunque, oggi vediamo come Mario è riuscito a raggiungere la principessa e come tu puoi raggiungere i tuoi sogni in 3 passi. Per prima cosa, vai sempre avanti. In Super Mario non c'è scelta, una volta che vai avanti la schermata si blocca e non puoi più tornare indietro. Ed ecco qui la rivelazione del secolo. Se tu riuscissi ad applicare questo consiglio al 100%, saresti in grado di raggiungere tutti i tuoi sogni e tutti i tuoi obiettivi. Quindi ciao, ci vediamo al prossimo video! E invece no, perché a differenza di Super Mario, nella vita si può e come tornare indietro. Non basta raggiungere un risultato per assicurarsi la vita, ma bisogna combattere e impegnarsi ogni giorno per mantenere ciò che si è raggiunto, per non tornare indietro, insomma. E come si fa? Il modo più semplice ed efficace per farlo è trovare delle azioni che devi ripetere spesso per riuscire a raggiungere il tuo obiettivo e renderle delle abitudini. Ad esempio, per portare avanti questo progetto, guida strategica, mi è necessario giocare spesso e quindi l'ho resa un'abitudine. Scherzi a parte, ogni grande sogno realizzato è composto di tante piccole azioni che prese singolarmente non hanno nessun significato, ma che nel loro complesso ti aiutano a raggiungere davvero quello che vuoi. Ad esempio, se il tuo scopo è dimagrire, ora che siamo in estate e l'argomento è molto popolare, puoi abituarti a fare 5 minuti di esercizio tutti i giorni. Se vuoi migliorare la salute, ti puoi abituare a bere un bicchiere d'acqua appena sveglio tutti i giorni. O se vuoi ingrandire la tua rete relazionale, ti puoi abituare a sorridere ogni volta che incontri qualcuno. Sono azioni veramente molto semplici che richiedono poco impegno, ma che possono aiutarti a fare un passo avanti anche nella giornata più banale. Poi, una volta fissata un'abitudine, puoi iniziare ad introdurne un'altra e pian piano ti costruirai tutta la tua serie di abitudini che nell'insieme ti porteranno a raggiungere qualcosa di grande. Insomma, sono piccole azioni che prese singolarmente non hanno un grande valore, ma che nel loro complesso possono fare veramente la differenza. Ti serve solo del tempo. È un po' come prendere i pallini dorati o i punti di domanda in Super Mario. Di uno non te ne fai niente, però se arrivi a 100 guadagni una vita extra. E questo ci porta al secondo punto, ossia il tenere duro. Si sa, quando inizi un percorso, per la prima settimana o 2 sei super motivato e super produttivo. Poi pian piano si inizia a scontrarsi con i primi fallimenti e i primi ostacoli e l'entusiasmo per la novità cala. Stessa cosa per il povero Mario. Arriva alla fine del primo mondo, trova la principessa e la principessa si trasforma in una cavalletta. Poi arriva alla fine del secondo mondo e si trasforma in un polipo. Poi al terzo mondo e si trasforma in un ragno. E allora fanculo alla principessa, vado a casa a bermi una birra. Ecco, 3 fallimenti e hai deciso di rinunciare al tuo sogno. Forse in fondo la principessa non fa per te. Ma invece, se tu avessi tenuto duro fino alla fine del quarto mondo, allora avresti potuto raggiungerla. Nella corsa alla realizzazione dei propri sogni funziona proprio così. Ti impegni tanto all'inizio, ma poi, quando non vedi arrivare i risultati, ti demoralizzi e lasci perdere. In questo modo però rinunci proprio al tuo sogno, che magari era proprio dietro l'angolo, alla fine del prossimo livello. Ecco allora che per riuscire ad avere costanza devi fare un mix tra quello che ho detto prima e quello che dirò dopo. Ossia, prima abbiamo parlato di abitudini e dopo parleremo di ricompense. Quindi quello che devi fare in questo momento è temporeggiare. Quindi, 1. Devi mantenere le abitudini che hai già preso o quelle che stai prendendo. Insomma, devi portare avanti quello che hai già fissato e devi concentrarti su quello che stai fissando, tenendo presente che per fissare un'abitudine ci vogliono circa almeno 2 mesi. E 2. Non mollare. Qui puoi utilizzare qualsiasi cosa che ti dia un po' di motivazione anche se temporanea, quindi tipo video, musica, video motivazionali o qualsiasi cosa che possa funzionare anche se temporaneamente, giusto per tirare avanti. E quindi adesso passiamo al terzo e ultimo passo, ossia le ricompense. Questo perché il nostro cervello reagisce bene agli stimoli positivi.
Quindi, se fai qualcosa e poi ti dà un premio, pian piano il tuo cervello associerà quella cosa al premio e riuscirai a farla molto più volentieri. Quindi ecco perché esistono i power up in tutti i livelli. Il fungo che ti fa diventare grande, il fiore di fuoco che ti fa sputare proiettili, la stella che ti rende invulnerabile e il cuore che ti dà una vita extra. Li vuoi prendere tutti, anche se non ti servono, perché proprio il gesto di prendere un power up ti dà soddisfazione. Quindi pensa a qualche piccolo premio che puoi darti quando hai fatto quello che ti eri prefissato di fare. In questo modo riuscirai a restare molto più motivato e produttivo senza sentirne questo grande peso. E se sei già un pro e riesci a portare avanti tutto quello che ti sei prefissato di fare senza darti un premio, allora usa i premi per fare qualcosa di aggiuntivo. Un po' come quando arrivi a fine del livello e puoi scegliere se entrare dalla porta in basso o dalla porta in alto. Se fai quello sforzo in più e riesci ad entrare dalla porta in alto, ricevi un premio extra. E ci mancherebbe altro, perché chi me la fa fare la fatica di entrare dalla porta in alto se entrando dalla porta in basso ottengo la stessa cosa? Insomma, tutti abbiamo un sogno nel cassetto. Alcuni se lo portano dietro dall'infanzia, mentre altri lo trovano strada facendo. In entrambi i casi, a tutti capita di perdere un po' la speranza. D'altra parte, la società stessa ci spinge a cercare di vivere una vita normale, avere un lavoro normale, una famiglia normale e dei normali passatempo. E non è detto che sia sbagliato. Per alcuni l'obiettivo è proprio vivere una vita normale. Ma se sei uno di quei sognatori che vorrebbe realizzare qualcosa di grande o che vorrebbe vivere una vita fuori dagli schemi, allora spero di essere riuscita a portarti un po' di speranza. E spero anche di averti dato qualche tecnica utile. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi. E se vuoi conoscermi meglio o rimanere in contatto con me, in descrizione trovi i link del mio blog e dei miei social network. Iscriviti al canale per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.